Salve a tutti, ben trovati nel mio canale. In questo video vorrei mostrarvi come ho realizzato il banco di lavoro che vi sto mostrando. Siccome non sono un fabbro, tutto quello che vedrete è davvero molto semplice da fare. Molti di voi l'avranno probabilmente realizzato anche meglio di questo. Il mio scopo quindi è quello di dare qualche consiglio a chi ne sa meno di me, mostrando praticamente come ho fatto e i materiali che ho utilizzato. Allora, la prima cosa da fare è comprare queste barre di metallo, eccole qua, sono lunghe 6 metri, hanno uno spessore di 2 cm e sono larghe 4 cm. Il costo è di 10 euro l'una. Come ben sapete non sono un fabbro, quindi tutto quello che vi mostrerò è solo frutto della mia esperienza personale, quindi non chiedetemi consigli su come saldare perché nemmeno io sono tanto bravo a farlo. La prima cornice è fatta, ora taglio gli altri pezzi per completarla. Questi elementi che ho tagliato adesso li salderò seguendo un certo criterio. Praticamente nel realizzare i due riquadri esterni che state vedendo ho tenuto conto della grandezza di due vecchie cassettiere che ci dovrò inserire dentro. Più avanti capirete meglio. Come vedete di questi pezzi ne ho realizzati due perfettamente identici. Ora taglio altri elementi per comporre praticamente una scatola rettangolare che poi sarebbe in effetti lo scheletro del bancone. Infatti eccoli qua, ora me li saldo. La struttura del banco è completata. Ora mi costruisco le porte avendo l'accortezza di farle mezzo centimetro più strette su tutti i quattro lati rispetto alla sede in cui dovrò metterle. Perdonatemi se non uso termini tecnici nel descrivere i vari passaggi che sto facendo, ma come già vi ho accennato, nel fare questo progetto mi sto improvvisando un po' in quanto sono molto inesperto. Per completare la porta ho usato questa lamiera di 2 mm di spessore, l'ho pagata soltanto 12 euro. Me la sono fatta tagliare 2 cm più stretta su tutti i quattro lati rispetto alla cornice della porticina che ho realizzato. Le cerniere le potete trovare in qualsiasi negozio di ferramenta, costano soltanto 2 euro l'una. Mi raccomando, gli sportelli del bancone devono essere mezzo centimetro più stretti su tutti i quattro lati rispetto al vano in cui li andremo a installare, altrimenti non entrano. Per creare una battuta allo sportello, ora ci saldo questa piastra larga 40 mm per 2 mm di spessore. Praticamente non so se è questo il sistema giusto per creare una porta, ma come già vi ho detto più di una volta, non essendo del mestiere, ho pensato bene di fare in questo modo. A questo punto dovrei installare una serratura, ma per fare prima userò un semplice lucchetto blindato che ho pagato soltanto 20 euro. In questo modo faccio molto prima. Per creare l'occhiello nel quale va a chiudere il lucchetto ho utilizzato questa barra dallo spessore di 1 centimetro. Vi sconsiglio a voi di usarla perché per piegarlo ci ho messo molto tempo, infatti le immagini sono molto velocizzate, ma in realtà ci ho penato un pochettino. Vi consiglierei invece di usare una piastra metallica e farci un buco dentro, farete sicuramente molto prima.
Adesso utilizzerò questa barra metallica, eccola qua, dallo spessore di 4 mm per creare un supporto dentro il quale alloggiare il lucchetto. Ovviamente questo supporto va fissato solo a una porta. Ora saldo questa barra metallica sempre dallo spessore di 2 cm e larga 4 cm per creare un po' di sporgenza verso l'esterno del piano di lavoro che poi dovrò installare sopra. Queste altre due barre dallo spessore di 4 mm servono invece per installare i cassetti che metterò dopo. Una già l'ho messa, ecco qua, ora metto anche l'altra. Bene, la struttura è finita. Ora per proteggerla dalla corrosione userò un po' di antiruggine sintetico. Ecco qua. Un barattolo come quello che state vedendo lo pagherete soltanto 8 euro. Il giorno dopo, una volta che si sarà asciugato l'antiruggine, ci faccio a 2 mani di smalto sintetico, eccolo qua. Questo, oltre a dare un'ulteriore protezione al metallo, lo abbellisce anche molto a livello estetico. Per fissare questo bancone userò dei tasselli dallo spessore di 10 mm lunghi 100 mm. Il piano di lavoro che installerò è di lamiera zincata. Me lo sono fatto fare in questa azienda che si trova a Giuliano in provincia di Napoli. È lungo 3 metri ed ha uno spessore di 2 mm. L'ho pagato solo 100 euro. Per le mie esigenze è più che ottimo. Magari per chi ci deve fare dei lavori più pesanti, ovviamente può scegliere una lamiera più spessa intorno ai 3-4 mm, sta a voi la scelta. Comunque potete sempre farvi consigliare stesso dalla fabbrica. Salve Luigi, che si dice? Tutto bene, Ciro. Grazie. Le guide quelle là da 50 cm? Sì, tipo pesante. Tipo pesante. Sì. Che dici? Ci sono. E che misura più o meno? Solo? Abbiamo da 50, da 45. No, mi pigli quelle da 50, vorrei vederle per piacere. Sì, subito, Ciro. Ah, penso che queste qua vadano bene. Queste sono quelle là rinforzate? Sì, giusto, quelle rinforzate. Apriamole. Queste qua sono buone, Luigi. Quanto costa la coppia? 5 euro la coppia, Ciro. Ok, mi dai pure l'altra roba che ti ho chiesto Sì. prima? Allora, questi sono i tasselli, Ciro, e questi sono le viti. Ok Luigi, ottimo, va benissimo. Allora sei stato gentile. Luigi, grazie allora, Ciao, sei Ciro, stato gentile. Ciao Lorenzo, ciao.
Anche questi cassetti li ho fatti in fabbrica, sono di lamiera zincata dallo spessore di 1,5 mm, li ho pagati 15 euro l'uno. Per fissarli userò queste guide scorrevoli che ho comprato in ferramenta al costo di solo 5 euro. I cassetti sono lunghi 60 cm, mentre invece le guide le ho comprate da 50 cm, vanno più che bene. Per fissare queste guide sto usando dei piccoli perni da 4 mm di diametro. Questi binari telescopici che sto installando sono davvero molto robusti, infatti hanno una portata massima di 80 kg. Sulla parte superiore del telaio faccio dei fori per fissare il piano di lavoro che metterò fra poco. Ora posso installare anche i cassetti. Ricordatevi che questo tipo di guida scorrevole che ho messo ha bisogno di una tolleranza, diciamo di uno spazio di 1,5 cm, come vi sto mostrando adesso nella foto, guardate in questo punto. Per cui siccome le guide sono due, allora in totale il cassetto deve essere più stretto di 3 cm in larghezza rispetto alla sede in cui dobbiamo inserirlo. Molto semplice. Ora prendo la misura perché devo installare su questo banco che sto creando un foglio di compensato da 2 cm. Eccolo qua. Questo foglio di compensato, come vi ho detto, ha uno spessore di 2 cm ed è di legno di pioppo. L'ho pagato 45 euro. Comunque vi consiglio di trovarlo in faggio perché costa molto di meno e comunque poi alla fine è la stessa cosa. Per fissarlo userò delle viti per legno da 5 cm di lunghezza. Il piano di metallo invece lo incollo con dell'adesivo che si usa normalmente per posare i pannelli isolanti di polistirolo. Eccolo qua. Userò una spatola dentata come quella che vi sto mostrando in alto alla vostra destra per stendere il prodotto. Un barattolo di questo prodotto, di questo adesivo, costa più o meno 20 euro e lo potete trovare in qualsiasi negozio di ferramenta oppure in qualsiasi colorificio. Dovete solo dire che vi serve un comune adesivo per posare i pannelli isolanti di polistirolo. Per abbellire il mio banco ora userò queste pelline in legno di faggio. Le potete trovare in qualsiasi negozio o in qualsiasi centro che vende materiale per il fai da te. Le pagherete intorno ai 7 euro al metro quadrato. Ora le vernicio con questa pittura che vi sto mostrando in alto alla vostra destra. È una pittura a triplice azione, ossia fa da antitarlo, ottura pori ed è anche protettiva. Poiché questa pittura ha una rifinitura con effetto cerato, allora ci vogliono perlomeno 4 o 5 giorni per asciugarsi molto bene. Per fissare le perline userò delle viti per legno da 1,5 cm di lunghezza, ne metterò solo 2, una per lato. Come cassettiere ho utilizzato queste qua in legno che dovevo buttare. Ovviamente quando ho costruito la struttura di metallo già avevo previsto che dovevo utilizzarle, per cui ho realizzato i riquadri del banco in cui inserisco le cassettiere 1 centimetro più larghi. Infatti guardate, in questo modo sono entrate molto agevolmente.
Per creare i frontalini in legno dei due cassetti in metallo ho utilizzato stesso le perline che ho messo sulle porte. I contenitori portaoggetti li ho fatti usando questo foglio di compensato da 6 mm di spessore. Un foglio come questo che sto tagliando costa intorno ai 10 euro. Comunque lo potete trovare in qualsiasi negozio che vende materiale per il fai da te, come i centri Optimax che sono sparsi un po' ovunque, oppure dalle Leroy Merlin. Poiché non sono un falegname, per fare i contenitori nel modo più veloce possibile ho usato una tecnica molto semplice ma per me molto funzionale. Non me ne vogliano i grandi falegnami perché io sono un dilettante in questo. Per incollare i pezzi ho usato la semplice colla vinilica Ottima. Un contenitore come questo che state vedendo costa intorno ai 3 euro e lo potete trovare in qualsiasi negozio di ferramenta. Con qualche chiodino poi ho bloccato il tutto. Più semplice di così non si poteva fare. In descrizione vi ho messo alcuni link, tra cui anche quello della ferramenta Ilardi. Se volete potete acquistare qualcosa per il vostro progetto. Per proteggere questi contenitori dallo sporco ho fatto una mano di otturapori all'acqua per rendere il compensato meno assorbente. E poi ho fatto 2 mani di vernice trasparente sempre all'acqua per dare un'ulteriore protezione al legno. Infine ho atteso 2 giorni che si asciugava il tutto e poi ho riempito queste scatoline con gli oggetti che volevo. Per far entrare tutti i miei attrezzi nella zona centrale del banco ho preferito evitare di dividere questo spazio con delle mensole. Voi, se lo ritenete opportuno, potete metterle queste mensole. Ovviamente ho dovuto fare in questo modo perché in casa mia questo è l'unico posto destinato per riporre tutti i miei attrezzi. Mi raccomando, vi consiglio fortemente di guardare anche il tutorial sulla parete portattrezzi che ho realizzato per questo banco di lavoro. Infatti la vedete attraverso queste immagini. Troverete il video alla fine di questo tutorial. Ok, per il momento la mossa non la fisso ancora in modo definitivo al banco perché ho ancora alcune cose da valutare. Allora signori, cosa ne pensate di questo piccolo progetto? Come avete visto non è per nulla difficile da realizzare. In verità penso proprio che sia di una semplicità unica. Per chi crede di non essere all'altezza di costruirlo perché magari è alle prime armi con il fai da te, beh allora questa persona deve sapere che per nessuno di noi è stato facile iniziare con questa passione. L'importante, secondo me, è credere in noi stessi quando vogliamo fare qualcosa. Dovete sapere che se vogliamo raggiungere un obiettivo, dobbiamo metterci l'anima per farlo. Magari il risultato di quello che faremo potrebbe essere modesto agli occhi di qualcuno, come ad esempio questo progetto che vi ho mostrato.
Per noi invece risulterà la cosa più bella del mondo perché l'abbiamo realizzata con le nostre mani. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!